Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e sono tornato finalmente dopo un po' di tempo che non pubblicavo video perché in questo periodo di ferie, vacanze e un po' di lavoro, chiusura di lavoro, non ho avuto tantissimo tempo. Sono però riuscito a terminare il mio software Bridge per le API della Switchbot, l'ho pubblicato oggi sul mio GitHub, ovviamente completato è una parola grossa perché in teoria sarebbe aperto a diverse implementazioni, però almeno adesso in una versione abbastanza consolidata che mi permette di integrare facilmente i dispositivi della Switchbot e in particolare la Smart Lock Pro, che è quella con cui ho fatto tutti i test. Mi mancava ancora il passaggio del webhook, sono riuscito a integrare anche quello, anche se è una configurazione un po' particolare perché il webhook ha bisogno comunque di un servizio raggiungibile dall'esterno, quindi bisogna fare una configurazione di rete, diciamo, più o meno complicata per i non addetti ai lavori, però comunque il Bridge in questo momento la gestisce. Avendo integrato anche il webhook abbiamo quindi la possibilità di ricevere in tempo reale gli eventi dei cambiamenti di stato dei vari dispositivi. Quindi quello che sono riuscito ad ottenere è quello di avere una notifica in tempo reale ogni volta che la Switchbot si apre e si chiude, indipendentemente dal fatto che è stata aperta o chiusa da OpenHub. Purtroppo invece per la batteria, per lo stato della batteria non esiste un evento che scaturisce da un webhook e quindi per mantenere aggiornata quell'informazione bisogna per forza fare polling. Adesso andiamo a vedere la configurazione che ho fatto su OpenHub per l'integrazione della Smart Lock Pro utilizzando il Bridge. Eccoci sulla home page del mio GitHub, andiamo sui repository Switchbot API to MQTT e qui possiamo vedere l'aggiornamento anche del README dove spiego un pochino il funzionamento, ci sono alcune informazioni per la configurazione e anche la parte relativa al webhook, quindi diciamo è tutto pubblico, quindi potete tranquillamente andare a scaricarlo e provarlo. Può girare tranquillamente su Docker, quindi non c'è bisogno di nessun tipo di installazione particolare sul server su cui lo volete mettere e con un comando in teoria si può già mandare in esecuzione. Ovviamente bisogna stare attenti alla configurazione di alcune variabili, però è tutto spiegato qua nel README. Ho classificato questa release come versione 1.0 beta perché comunque è una versione già completa che io sto attualmente utilizzando, però ovviamente potrebbero uscire ancora dei bug o qualcosa, quindi per adesso la lascio in release beta. Passiamo su OpenHub e andiamo velocemente a vedere gli oggetti che ho creato per la mia Smart Lock, quindi andiamo sulle things, cerchiamo Smart Lock, abbiamo una things, ovviamente è tutto di tipo MQTT perché il Bridge lavora con lato OpenHub con MQTT, quindi è un'integrazione standard MQTT in cui noi creiamo una things legata al Bridge standard MQTT che già abbiamo su OpenHub e creiamo i vari canali che ci interessano, sempre nel solito modo, quindi andando a mappare i vari messaggi che girano tramite broker MQTT su determinati topic che sono relativi proprio a quelli della Switchbot, configurabili sul Bridge. Ovviamente i canali hanno il loro item collegato, poi possiamo andare a vedere la sitemap dove ho aggiunto l'oggetto serratura ingresso dove abbiamo lo switch per aprire e chiudere la porta e lo stato della batteria. In teoria le API danno anche un'altra informazione che è quella dello stato della porta, se è aperta o chiusa, quindi non la serratura ma proprio la porta, perché c'è un sensore che mi permette appunto di capire se la porta è aperta o chiusa. Però questa informazione non è sotto webhook, quindi nel momento in cui si apre la porta, si chiude la porta, questa informazione non viene mandata in tempo reale tramite webhook. Quindi per ottenere l'informazione aggiornata bisogna per forza fare la chiamata di stato del dispositivo. Ovviamente non possiamo fare polling così frequente perché comunque andremo anche a esaurire le chiamate a disposizione che abbiamo giornaliere per le API della Switchbot e quindi ho evitato di andare a integrare quell'informazione, anche se sarebbe stato utile. Visto questo possiamo ancora andare a vedere l'integrazione che ho fatto sul mio pannello di controllo, quello che gira sul tablet. Come vedete ho aggiunto quest'icona che diventa verde quando la porta è aperta
è rossa quando la porta è chiusa, e nel momento in cui clicco vedo tutti gli oggetti all'interno del gruppo, perché questo qua è ho linkato su questa mappa l'equipment che tiene all'interno i vari item che caratterizzano la smart lock. Abbiamo la batteria, la serratura e lo stato ingresso, che è quello che vi dicevo, chiuso o aperto, però qui l'ho messo giusto per visualizzarlo, giusto per averlo come item, però tendenzialmente questa informazione si aggiorna solo quando avvengono altri eventi. Quindi se io adesso vado ad aprire la porta, qua continuo a vedere closed, a meno che non faccia una chiamata di stato per ottenere l'informazione aggiornata. Quindi questa cosa non va bene, purtroppo il webhook non mi dà questo evento e quindi niente, ho creato l'item ma non lo uso praticamente. Bene, detto questo possiamo fare un minimo di spiegazione di come ho configurato la mia rete per ricevere i webhook all'interno del Raspberry, che è ovviamente all'interno della mia rete locale e non è esposto su internet. Ho fatto un'immaginetta nel readme del repository che dovrebbe più o meno riassumere la configurazione di rete. Io ho un server esterno su cloud, quindi ovviamente pubblico su internet. Ho fatto sì che la Switchbot mi mandi le chiamate webhook su quel server. Quel server non fa nient'altro che redirigere le chiamate all'interno del mio Raspberry utilizzando un tunnel SSH, una sorta di VPN fatta direttamente su protocollo SSH con una configurazione molto semplice. Quindi fondamentalmente il mio Raspberry all'interno della rete locale e il server cloud sono collegati direttamente da un tunnel SSH su una particolare porta. Quindi tutte le chiamate webhook che arrivano sul server cloud vengono tramite un reverse proxy reindirizzate al mio Raspberry locale, dove gira il bridge che è in ascolto in HTTP su una porta particolare, riceve le richieste dall'esterno e il bridge poi fa quello che deve fare, quindi riceve l'evento e lo invia tramite MQTT in rete locale. Non sto qui a dilungarmi sui dettagli tecnici perché comunque si può trovare tranquillamente video su internet che spiegano tutto molto molto bene, quindi ripeto solo che è un server cloud esterno pubblico sul quale gira un dominio a cui puntano i webhook. Tutte le chiamate che arrivano su questo dominio vengono reindirizzate tramite un reverse proxy fatto su Apache direttamente alla porta HTTP del mio Raspberry locale tramite tunnel SSH, quindi un canale sicuro che mette in comunicazione diretta i due dispositivi. In questo modo io ho evitato di aprire le porte della mia rete locale verso l'esterno per far sì che il Raspberry fosse raggiungibile dalle chiamate della Switchbot. Ovviamente potevo tranquillamente fare che direttamente il Raspberry fosse pubblico su internet tramite la configurazione del port forwarding sul router di casa, però dal punto di vista della sicurezza preferisco così, avendo a disposizione un server cloud già che uso per altro. Altrimenti forse prendere un server cloud solo per questo potrebbe non essere conveniente. Comunque in qualunque caso bisogna sempre stare attenti un minimo alle sicurezze, perché aprire le porte della rete di casa verso l'esterno potrebbe esporre la nostra rete ad attacchi. Poi ovviamente non abbiamo nulla da nascondere, però comunque è sempre bene dare un occhio alla sicurezza. Bene, detto questo possiamo fermarci qua, quindi abbiamo un po' fatto un riassunto della situazione del mio bridge API to MQTT della Switchbot e siamo arrivati a una versione beta che ci permette di utilizzarlo in maniera completa per i dispositivi Smart Lock Pro. Ho lasciato aperta anche la possibilità di gestire le chiamate get e post in maniera generica utilizzando il bridge, in modo tale che se qualcuno lo volesse utilizzare anche per qualcos'altro, per qualche altro dispositivo, sempre della Switchbot, lo può fare. Ovviamente questo tipo di software si può adattare anche ad essere utilizzato per altre case produttrici. Ad esempio, quello che vorrò fare successivamente è fare un bridge del tutto simile, però per gestire le API della SmartThings per i dispositivi Samsung. Ovviamente vi invito a provarlo se dovesse tornarvi utile, a segnalarmi eventuali problemi o eventuali richieste di modifiche
Io ho solo la Smart Lock Pro come dispositivo SwitchBot, quindi ho fatto tutti i test con quel dispositivo. Nel caso qualcuno lo volesse provare con altri dispositivi e avesse dei problemi, possiamo confrontarci. Non so se avete visto, ma è uscita la versione 5 di OpenHub Stable e quindi probabilmente a breve farò il mega aggiornamento dalla versione 4 alla versione 5. Sono incerto se rimanere nella versione standard oppure utilizzare Docker. Faccio ancora qualche pensata e poi ovviamente vi farò vedere cosa ho fatto. Per adesso vi ringrazio di essere arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!